Pronti? Ciao, si gira. Benvenuti ragazzi in una nuova puntata degli Esploraisons. Questa volta senza il nostro buon Fabio che ci ha abbandonati. Oggi siamo in visita alla miniera Torgola, che una volta si chiamava miniera Durgola, quando nel Medioevo questa miniera è attiva dal XV secolo. Si estraeva argento. Chissà se ne troveremo oggi. Era l'unica miniera della Valtrompia ad estrarre l'argento, tutte le altre estraevano solamente ferro. Nel 1718 era stata trovata una nuova vena argentifera che aveva riattivato la miniera, fino a una sorta di declino nell'avvicinarsi al 1900. Nel 1904 tutte le miniere nella Valtrompia sono state chiuse, questa è stata riattivata solamente qualche anno dopo, ma questa volta per andare a estrarre la fluorite, utilizzato per la creazione di vetri, smalti e nel settore comunque siderurgico. Ha raggiunto il suo massimo apice nel 1935 per poi raggiungere di nuovo un declino verso la fine del secolo con il definitivo abbandono nel 1999. Quando siamo nati noi. Quando siamo nati noi, no loro, noi due. Ed ecco perché oggi la riapriremo. Horizon Special miniera. Direi di non perdere altro tempo e di iniziare la nostra esplorazione. Dai. Siamo pronti per entrare nella miniera Torgola. C'è tipo non so dove ci stava la guardia, immagino. La guardiola. C'è ancora. Fammi vedere. Una pesa questa. Una pesa. Sì. E qui c'è la tara e l'orto. Quindi immagino che sia la pesa con lì. Ci andavamo sui carboni una volta, immagino. Questa. Giusto. È la pesa dei mezzi. Dei veicoli. E loro si piazzavano qui e lì era la vera e propria bilancia. Tu sì che sei esperto. Hai visto? Tu alla miniera? Te l'ho detto che la riaprivo. Qua all'entrata effettivamente c'è una tramoggia, cioè c'è una serie di tramogge, esatto. Tu Caccia dici che i veicoli. Sì. I veicoli si fermavano e caricavano. Si aprivano queste sbarre si aprivano, scendeva tutto il materiale dalla tramoggia e i camion si caricavano. Interessante. Tipo manuale. Adesso non lo tocco. Meglio di no. Quindi c'era del personale che effettuava il carico e scarico in maniera completamente manuale, meccanica, ecco, diciamo. Che storia. Qua però il buon Simone ci dice che ce n'è uno pneumatico, di martinetti pneumatici, quindi questo non è manuale? Questo no. Questo. Lì si intravede un motore ormai demolito, probabilmente era collegato in qualche modo a questo di apertura. Ah sì, c'è la centralina qua. Ok, dai, ci spostiamo un po' all'interno, iniziamo a esplorare. E come vedete i cancelli sono completamente aperti. Nulla vieta di entrare, però chiaramente. Non fatelo a casa, non. Nulla di particolare qua. Una serie di. Quindi il nostro tour inizia dai cessi. Ok, perfetto. Sì, direi che sono bagni. Guarda, ci sono. Ok. Bagni di. Frigo. Scusa, questa è terra. Sopra si intravedono i macchinari, quindi i macchinari sono di sopra. Dopo saliamo. Un'altra tramoggia. Quante tramogge ci sono in questo stabilimento? Beh, immagino che sia normale che si vicini. È una miniera. Guarda qua. Va fino là in fondo, E qua c'è ancora il cumulo di ghiaia. Sì. Stiamo cercando un ingresso dove poter entrare.
Qua il soffitto che è in lamiera non ha retto. L'entrata sicuramente sarà qua sulla sinistra. Ah, ok, c'è proprio la scala per salire, ok. Saliamo. C'è ancora un po' tutto, insomma. Sì. Tutto un po' distrutto chiaramente. Cosa sono queste cose? Ah, sono tutti carotaggi! Che storia! Devi seguire il loro campionario. Fide, sono tutti campioni della pietra di queste montagne, fide. Dovete portarne a casa uno? Che cos'è sta cosa? Non lo so. Fornelletto? Ciao, qua non c'è nient'altro, possiamo tornare giù e proseguire l'esplorazione. Di stoccaggio, deposito probabilmente. Cioè, perché caccia non vuoi salire? Non lo so, ho un'idea di pericolante. È un po' labile. È un po' molto labile. Dici che non è stabile? Mai. Quanto te la rischi? Sai che collegato dove eravamo prima noi? Sta attento al buco. Sì. Noi eravamo là prima. Ah, siamo nel retro del tramoggio. Guarda qua. Forse sì. Sarebbe interessante entrare qua dentro, però qua è chiuso, non riusciamo a entrare. C'è un po' d'acqua. Io non andrei avanti perché c'è un bel pantano. Ok. Ah, perché? Ah, è tutta roccia qua. Cioè questo è scavato proprio dentro la montagna. Vieni a vedere Patrizio. Patrizio? Non sono più palissimi. Guarda lì, ci sono i puntelli come le classiche miniere proprio. Qui ci sono un sacco di infiltrazioni. Cioè qua siamo effettivamente dentro la miniera. Andiamo avanti per un bel po'. Eh sì, però c'è troppo pantano, quindi niente, torniamo pure indietro, vai. No. Guarda qua. Io non capisco voi se ci serve cosa fare. Un po' instabile, con la ringhierina lì. Ma possiamo farci un salto dentro, direi. Sulla scala di sale. Qua una scala che scende. Scendeva. E guarda tutto il lamiera che si sta girando. Tutto corroso. Che ragazzo spavaldo. Sì? Vabbè, tanto questo stabile, cioè, direi che non è tanto importante questo stabile. Allora, siamo un attimino in difficoltà nel capire come poter salire ai piani superiori dove ci sono tutti i macchinari. Cerchiamo un attimino di trovare un'altra entrata, cioè avrei proprio dove poterci intrufolare. Lo stabile si sviluppa tutto là sopra. Prima siamo andati lì dove c'erano i cessi, lì le tramogge e adesso eravamo in quello spazio là in fondo. Caccia? Là c'è una scala, ma è per il passaggio da uno all'altro, non quella lì. C'è quel corridoio in metallo. Ok, allora abbiamo optato per andare a provare a salire dall'unica scala che abbiamo trovato. Non ci sembra troppo sicura, però essendo l'unico accesso, l'unica modalità di accesso, ce la rischiamo un attimino. Vediamo un po'. Perché effettivamente lì c'è la porta che consente l'accesso all'edificio. Però regge. Come la vedi? Montagna. Stiamo attenti ad eventuali buchi nascosti dalla poltiglia qua.
però da qua effettivamente si accede all'edificio. La prova del no. Andiamo a vedere i macchinari. A parte che essendoci dei macchinari pesantissimi di metallo, non vedo perché il nostro peso dovrebbe creare problemi, né? Guarda lì. Stiamo chiaramente attenti, però. Non stiamo sullo stesso punto. No, esatto. E cerchiamo di camminare sulle travi. Zerrogenite. Guarda tutti sti macchinari. Caccia, tu sei proprio in mezzo, all'orditura. La trave è qua. Sì, o camminiamo sui bordi. Allora, non ci avventureremmo troppo perché insomma ci sono dei punti molto fragili ed è evidente che potrebbero crollare da un momento all'altro. Sì che c'è un po' di amianto. No. Direi che per le case. Guarda lì. Andiamo giù. Dove stai andando? Però si riesce a vedere qualcosa da dentro. Otto balistiche non sempre da qui dentro. 4 secondi va alla massima potenza. No. Che figata! Qua è bello. Questo è spettacolo. I guanti. No! Spettacolo, perché qua è molto più stabile. Qua cemento. Ah, ma che cisternona. Sei trovato di bello. Le tue centraline, le tue preferite queste. Il macchinario che frantumava il vetro, immagino, comunque una sorta di raffineria, non so bene. Proseguiamo. Qua è tutto marcio. Ci sono tutti i nastri qua. Che portano fino lì. Sicuramente al piano di sopra probabilmente si attaccano i 2 canaloni trasportatori che vedevamo all'esterno. Di sale. Figo. Sti rulli cosa? Cosa sono? Ci sono anche dall'altra parte. Cioè sono tipo delle ceste. Ok, ci sono dentro le trivelle. Potrebbero essere tipo trivelle. Sì, frantumatori. Allora, probabilmente da qua si riesce ad andare perlomeno lì in mezzo, in mezzo ai frantumatori probabilmente si riesce a passare perché qua dietro c'è. Ah sì? Sì. Ok, non so quanto riusciremo a esplorare ancora perché effettivamente di passaggi no, infatti. Però dai, è stato. Questa è la parte più bella. È stato interessante. In teoria, nella parte in fondo di là ci dovrebbe essere un'altra scala che porta in un corridoio esterno che porta all'impianto di là. Esatto. Però lì non si riesce ad arrivare. Si riesce ad arrivare ma rischiando la vita al massimo. Allora, in teoria all'esterno ci dovrebbe essere un cunicolo minerario ancora esplorabile. Beh, ma è quello mi sa che abbiamo visto prima, no? Che siamo arrivati. Sì. Ah, dici che è Secondo quello me era che quel passa che- dall'interno? Che passa all'interno e che non siamo riusciti a esplorare Per la interamente. poltiglia, Esatto. per la poltiglia. Cioè, c'era proprio un fiumiciattolo, Sì, sì. cioè un torrente, letteralmente. La metterò nei ringraziamenti. Ringraziamo la radice. Ti ricordo solo che io ho fatto canyoning vloggando. Nulla, direi che l'esplorazione la possiamo concludere qui perché Abbiamo visto praticamente tutto abbiamo quello visto che si tutto. poteva. Esatto, abbiamo rischiato la vita un paio di volte, Sì. come sempre, del resto. Dai, è stato bello, è stato interessante, qualcosa di molto particolare. Sì, devo dire che mi è piaciuto. Queste cose qua mi piacciono sempre, mi trippano. Come sempre ragazzi vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di seguirci su Instagram. Bella raga, alla prossima esplorazione.